Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di NDE, parliamo di un NDE particolare. Lo dico un po' col sorriso sulle labbra perché cercherò di mantenere questo racconto, poi vi spiegherò le fonti, tutto quello che c'è, perché è una storia veramente importante, perché è una storia diversa da tutte le solite, è veramente diversa perché è l'NDE o comunque uno sguardo della vita dopo la morte riportato da un defunto, quindi non da una persona poi rianimata e tornata in vita, ma da una persona che è rimasta defunta. Ma come ha fatto a comunicarci questo? Cosa è successo? Come non è successo? Lo vedrete adesso fra pochi istanti. Urge fare due premesse, lo so che le premesse vi stufano, la gente tira avanti, quelli che si lamentano sono logorroico, sono lento, faccio tutte le premesse, ma servono per chi segue con serietà e interesse questi racconti, queste storie che ci portano uno sprazzo di verità su quello che ci attende dopo la morte. Quindi, uno, che siate credenti o non credenti, queste cose sono sempre da prendere con un minimo di critica. Due, ci saranno delle cose che non seguono una logica assolutamente terrestre e che possono un po' sconvolgervi. Prendetele sempre col diritto di riserva, anche se non si discostano molto da quello che molte altre storie, molte altre testimonianze di NDE ci hanno raccontato. Per cui attenzione, levo gli occhiali perché c'è il riflesso della luce sugli occhiali. Quindi attenzione, cercate di prendere queste cose un po' così, è il primo passo che vi faccio fare in una realtà completamente diversa da quella che voi vi aspettate o che avete ascoltato fino adesso. Quindi è un video molto importante, volevo portarlo un po' più avanti nell'autunno, ma preferisco portarlo adesso così che digeriate un pochino di cose che poi nell'autunno troveremo in molte altre NDE e in molte altre prove e controprove che troveremo, e sicuramente alcuni di voi, soprattutto quelli che seguono più pedissequamente le chiese, da noi in Italia ovviamente la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, non si troveranno d'accordo su alcune cose, non sul tutto, perché il tutto si parla sempre della presenza di Dio e quindi insomma possiamo essere d'accordo tutti su questo, ma su determinate cose potreste non essere d'accordo. Non troviamo l'inferno come noi ci immaginiamo, non troviamo l'inferno di Dante, non troviamo il paradiso come noi ci immaginiamo, ma una serie di paradisi possibili, e soprattutto troviamo in questo racconto, che per chi non ha fede, per chi non segue l'NDE potrebbe sembrare anche un racconto partorito dalla fantasia della sorella con cui il defunto si mette in contatto, però attraverso la sorella lui fa arrivare a lei, a degli sconosciuti, a degli amici di famiglia, a dei parenti lontani, tutta una serie di prove e controprove fin tanto a salvare la vita all'ex marito della sorella, quando due medici che l'hanno visitato nel tempo non avevano trovato nessuna problematica di salute. Bene, iniziamo a introdurci nella storia e facciamo una premessa che riguarda la storia questa volta. Allora, il racconto coinvolge un uomo defunto, appunto, che viene chiamato dalla sorella con nomignolo, che è Billy Fingers, quindi Billy Dita, tradotto in italiano. In realtà il suo nome di battesimo è William Cohen. La sorella, che ha un cognome diverso, perché uno dei genitori ovviamente era diverso, è Annie Kagan o Annie Kagan, se vogliamo dirla all'americana. Troverete molte fonti online di questo fatto,
ma in particolare se volete poi leggere tutti i dettagli della storia, in quanto io riassumerò solo alcune fasi salienti e già con questo il video sarà molto lungo, quindi piazzatevi con i soliti popcorn e patatine, qualcosa da bere, piazzati sul divano o mettetevi le cuffiette mentre fate una lunga passeggiata, e però appunto per amor di una certa brevità e concretezza salterò alcuni passaggi e alcuni dettagli che non sono così rilevanti o rilevanti per la storia, non sono né rilevanti né rilevanti, che però possono rendere più affascinante la storia, ma al momento non mi curo di questo. L'importante è entrare in contatto con quelli che sono sempre tutti i racconti e tutte le testimonianze che abbiamo raccolto fino adesso sull'NDE e capire quanto in questa storia ci sia di affine, di simile, quindi quanto anche un defunto mai tornato dall'aldilà ci porti una testimonianza che comunque ci riconduce per molti aspetti alle testimonianze che ci hanno riportato chi è ritornato dalla morte e che ha avuto un'esperienza di NDE. Allora, il libro da cui è raccolta tutta la storia è La vita nell'aldilà di Billy Fingers. C'è un'introduzione di Raymond Moody, il famoso Raymond Moody, quello che ha studiato l'NDE, che dice che il libro è affascinante. Vi faccio vedere il libro, così se qualcuno vuole poi acquistarselo, magari metterò il link in descrizione, anzi metterò sicuramente il link in descrizione per chi vuole acquistarlo e così lo trovate subito per comprarlo e per avere maggiori dettagli sulla storia che andrò a riportarvi. Allora, chi era William Cohen nell'arte della storia Billy Fingers? Era un signore molto bello, affascinante, ma un signore che ha deciso di buttare via la sua vita dedicandosi all'alcol e alle droghe, e negli anni ha sempre peggiorato finché addirittura non si sentiva di vivere in una società così costruita e si mise a fare la vita dell'homeless, del barbone. Con la sorella, con la quale si erano voluti molto bene, però i rapporti non erano molto buoni. Nonostante questo, in un momento di forte crisi, la sorella era intervenuta per aiutarlo. Ciononostante era un periodo che si erano un po' persi di vista, anche perché la sorella, Annie Keegan, che si era laureata all'università come medico in medicina chiropratica e quindi esercitava come medico chiropratico negli Stati Uniti d'America, aveva deciso di abbandonare la sua professione redditizia fra le altre cose e di ritirarsi, dopo essersi separata dal marito, ritirarsi in questa casa vicino al mare e di ritornare alla sua vecchia passione, che era la scrittura. Lei era una scrittrice, da ragazzina aveva già vinto alcuni concorsi, scriveva musica fra le altre cose e aveva idea di iniziare a scrivere anche romanzi. E invece il primo libro che poi scrisse fu proprio la storia di suo fratello defunto. Quindi la sorella, abbiamo detto, Annie Keegan, si era ritirata in questa casetta a Long Island vicino al mare, proprio per poter riflettere su quello che voleva fare. Era abbastanza esaurita, prendeva anche dei tranquillanti, beveva un pochino, non era una gran bevitrice, però comunque beveva e prendeva anche tranquillanti. Questo per essere chiari, che dopo non venga fuori ma è stata un'allucinazione. Non è stata un'allucinazione, perché vedremo il perché non è così.
Un fausto giorno, la polizia la chiama, gli lascia un messaggio, anzi la polizia chiama l'ex marito della Annie Keegan, e poi, quindi ha avuto il numero, chiama il nuovo numero, la Annie Keegan, e lascia un messaggio in segreteria. Lei richiama e la polizia è convinta che il fratello fosse stato per l'ennesima volta arrestato, fosse successo qualcosa di particolare, eccetera. Invece la polizia le dà la triste notizia che il fratello, William Cohen, è stato investito da un'automobile ed era proprio defunto. La sorella, sentendosi anche in colpa perché ultimamente i rapporti non erano il massimo di quello che potevano essere, inizia a deprimersi, e fatte le pratiche, fatto il funerale del fratello, eccetera, si accorge che però mancano gli effetti personali. La polizia non li ha trovati, chissà dove suo fratello li ha lasciati. Svolto tutto questo, si rintana di nuovo nella sua casa di Long Island e amareggiata appunto e con momenti di forte depressione, tanto che non riesce né a scrivere una canzone né a focalizzarsi su un possibile libro da scrivere. Improvvisamente udì una voce. Stop! Quella mattina, che era una fredda mattina di gennaio, perché era da poco morto appunto Billy, come lei lo chiamava amorevolmente, e per un gioco da ragazzini lo chiamava Billy Fingers. Quindi Billy Fingers, che era morto appunto pochi giorni prima di gennaio, lei si sentiva ancora più depressa, tanto che la sua amica Tex, soprannominata appunto Tex perché era bassina, ossuta e amava portare degli stivali da cowboy, era passata a vedere come stava perché era un po' che non la vedeva. Dovete sapere che lei con Tex e altri conoscenti avevano creato un piccolo club di scrittori e di lettori e si ritrovavano periodicamente per ascoltare le cose che avevano scritto, i possibili racconti che avrebbero voluto scrivere, e quindi leggersi a vicenda, criticarsi e darsi idee e consigli a vicenda. Quindi la sua amica Tex era passata quella mattina. Lei comunque non si sentiva particolarmente in forma, era molto depressa e si era messa a letto. Improvvisamente sentì una voce, ma non capiva né da dove veniva e non gli pareva di sentirla con le orecchie, che diceva: "Ciao Annie, sono io, sono Billy". Ma sembrava una voce lontana, come da un telefono. Sapete i telefoni quando si fanno, i telefoni fissi, quando si faceva una telefonata internazionale, forse i più giovani non se lo ricorderanno, ma chi ha qualche annetto sulle spalle si ricorda che la voce sembrava proprio distante, dava proprio la sensazione di distanza. Oggi con la tecnologia questa sensazione di distanza non c'è quasi più, se non in rarissimi casi, ma all'epoca sentiva proprio una sensazione di distanza. Quindi lei ricordava anche lei questo tipo di telefonate a lunga distanza, e le ricordava appunto queste telefonate, una voce molto distante, ed era a quanto pare suo fratello Billy che la chiamava. Lei pensò tra sé e sé: non è possibile che sei Billy, guarda, sono mezza addormentata, sono depressa, ormai mi invento di sentire le voci. No, gli disse questa voce telefonica distante: sono io Billy, forza, sveglia, alzati e vai a prendere il taccuino rosso degli appunti. Improvvisamente Annie si trovò sveglia, perché questo era uno shock. Come faceva questa voce a dirgli del taccuino?
e le viene in mente che un anno prima suo fratello gli spedì come regalo di compleanno un taccuino rosso per gli appunti. Si alzò, andò a frugare nel cassetto, trovò il taccuino e tutte le pagine giustamente erano bianche perché era un taccuino per gli appunti, ma in una pagina c'era una scritta che adesso ovviamente vi leggo. Cara Annie, tutti hanno bisogno di un libro a loro dedicato. Leggi tra le righe con affetto, Billy. Che cosa strana che Billy avesse scritto una cosa del genere, poi proprio lei. E quindi iniziò a sentire la voce di Billy e Billy iniziò a raccontarle come era avvenuta la sua morte. E Billy cominciò a raccontare la sua morte. Disse che una volta preso il colpo si sentì beato, nessun dolore, si sentì uscire dal corpo, risucchiare, questo è l'esatto termine che utilizza, fuori dal corpo, ma a differenza di molte testimonianze che abbiamo sentito nell'NDE non si è soffermato a guardare se c'era il suo corpo steso in terra o a vedere com'era il mondo intorno. Continuò verso questo risucchio, verso il famoso tunnel, che lui percepì in maniera un po' diversa, ma si rese conto che era proprio una specie di tunnel. E si sentiva andare sempre più in alto, forse volare, ma non capiva bene com'era. Si rese subito conto che era morto e quindi si apprestò, come aveva sempre fatto nella sua vita, si adattò subito, pronto a vivere questa esperienza. Durante questa salita incontrò suo padre. Disse che lo vide giovane, sui 30 anni, che lo vide felice, gioioso, che gli disse: da quant'è che ti aspettavo, ce ne hai messo di tempo però per venire. E quindi ebbe questo abbraccio amoroso del papà. Però non fu la cosa più importante che successa, perché lo accompagnò solo per un breve tratto. Dopodiché si trovò in una specie di stanza luminosa dove varie luci lo attraversavano. Lui la chiama la camera di guarigione. Infatti in questa specie di stanza di contenitore, man mano che queste luci lo colpivano, lo attraversavano, lui si sentiva sempre meglio. Tutti i dolori erano spariti, tutte le preoccupazioni, tutte le ansie, tutto era sparito. E questa è una novità. La novità è, ma non è una novità originale, perché la troveremo in alcuni racconti di NDE, in alcune testimonianze di NDE, questa camera dove alcune persone che arrivano nell'aldilà in maniera, diciamo così, in maniera precipitosa o con dei dolori eccessivamente forti o con dei contrasti effettivamente forti, passano attraverso questa camera di guarigione che li fa acclimatare e li leva, diciamo così, queste sofferenze, che ovviamente sono sofferenze spirituali a quel punto, perché non sono più sofferenze fisiche. Per l'uomo le chiameremo sofferenze psicologiche, ma nell'aldilà non si possono più chiamare neanche psicologiche, perché non c'è più la psiche, ma c'è solo la coscienza. Parlando con la sorella, definisce proprio la camera una continuazione del tunnel, cioè il tunnel era la camera stessa, e dice anche che forse chi va e torna come nell'NDE lo percepisce in maniera diversa, ma lui aveva un biglietto di sola andata. Non si ricorda quanto tempo è rimasto in questo tunnel camera, perché dice appunto che non c'è più la concezione del tempo, sa solo che più ci restava più si sentiva meglio, e a un certo punto scivolò da questo tunnel, che potrebbe essere un ombelico da cui si rinasce, nell'universo. Quindi si ritrovò nell'universo, circondato da luci e amore, e sentiva, percepiva questa energia amorevole, questa energia che lo accettava, che lo amava,
un po' dappertutto. Poi era sicuro che c'erano un sacco di vociare e un sacco di cose che lui non riusciva ancora a vedere, ma che al di sopra di lui, in fianco, al di sotto, volteggiavano quelli che lui ritiene essere degli spiriti superiori. Quindi lui in quel momento era lì, nell'universo. Lui dice che dall'universo vedeva come attraverso un oblò, un tunnel, la Terra, ma questa cosa non lo coinvolgeva più di tanto. E dice che la morte non è così seria come sembra, e anche il dire addio per chi è morto non è così serio come sembra nella maggior parte dei casi, perché si sa già per certo che ci si rincontrerà e soprattutto che questa sarà la vera vita e quella vissuta fino a prima era solo un test. Bene, fin qua è tutto molto bello, possiamo dire, rispecchia per tanti versi molte NDE, se non tutte, perché alcune hanno un certo percorso, altre hanno un certo altro, e possiamo anche vederli come percorsi personali a secondo del tipo di vita. Ora però Billy e Annie si sentiranno parecchie volte nell'arco di molto tempo. In questo periodo Billy le fa ritrovare l'auto e quindi le cose, gli effetti personali suoi, appunto, a Annie, dà dei segni all'amica Tex, la quale, fra le altre cose, dopo la morte della mamma, stava diventando un alcolista dipendente, per cui nessuno lo sapeva o se l'era immaginato, anche se Tex ogni tanto aveva il bicchiere in mano, e le fa avere addirittura un gettone di quelli che si danno agli alcolisti anonimi quando si raggiunge un premio di sobrietà. In questi incontri succedono varie cose. Intanto Billy si trasforma, prima era solo la voce, poi inizia a farsi notare come una piccola luce quasi sferica che ogni tanto appare in casa a Annie. Porta molte prove, come dicevo prima, nel frattempo che si avvicina e si allontana la sorella. Ogni tanto ha dei momenti in cui non si fa più sentire, mettendo in depressione Annie, che pensa di averlo perso per sempre, anche perché lui gli racconta che a un certo punto non ha più nessun interesse per la Terra, la vita sulla Terra, ma vuole lasciarsi andare, disperdere nell'universo. Entra poi in contraddizione dicendo che nonostante questo lui comunque mantiene la sua coscienza, la sua singolarità. Però questa gli interessa anche poco, non ha più l'ego che aveva sulla Terra, ma ha una curiosità di sperimentare e di incontrare altre forme di vita, altri modus vivendi. Poi durante l'arco degli incontri, a un certo punto fa molta fatica a contattare la sorella, la voce si sente bassissima, veramente lontanissima, la sorella fa fatica a captarlo. Poi a un certo punto ritorna più forte di prima, perché dice che finalmente ha preso un corpo. Dopo un periodo, diciamo così, di abbandono all'universo, di incontri che lui racconta e dice appunto che fa fatica a raccontare con parole che possono essere comprensibili sulla Terra, in quanto non è niente di comprensibile, non è niente di così difficile, lui dice, ma non è neanche niente che si possa spiegare. Prende un certo corpo, diventa un corpo luminoso. Lì si accorge e inizia a vedere che ci sono appunto questi spiriti superiori che hanno un corpo molto più luminoso. Lì ci racconta, attraverso la sorella, che questi spiriti superiori in alcune circostanze si incarnano, vengono sulla Terra per dare indicazioni appunto agli altri uomini.
L'anima dice non ha nessuna paura di venire sulla terra perché sa che è intoccabile, che non può essere distrutta. Però ovviamente noi come esseri umani invece abbiamo paura del male, perché il male ovviamente ci fa soffrire, mentre l'anima sa benissimo che questo male non la può toccare. Così lui racconta questa esperienza. Nel frattempo l'ex marito di Annie si ammala, ma non sa di essere ammalato. Billy le comunica questa cosa, lei telefona all'ex marito dice no, guarda, sono appena stato dal medico a farmi un controllo, sono perfetto come un orologio. Lei insiste, lui va da un secondo medico a farsi un controllo, questo gli dice che gli pare tutto a posto, di tenersi monitorato per un certo periodo ogni anno. Billy insiste e nell'insistere fa proprio la voce, sapete, la prende un po' per paura alla sorella, gli fa proprio un tono di voce drammatico, un tono di voce come da film del terrore. E allora Annie insiste, dice senti, te lo pago io, c'è la dottoressa questa, quell'altra, sai che è brava, la conosci anche tu, ti prego, vai, le telefono io. No, vado per farti contenta perché comunque lui aveva ricevuto da Billy un altro segno. Un giorno in ufficio Billy aveva detto alla sorella di chiamarlo e di darle indicazioni con una frase. Questa frase fu riportata un'ora dopo della telefonata da un collega dell'ex marito durante il racconto di una barzelletta, e quindi l'ex marito dice stavo cadendo dalla sedia, mi sono dovuto trattenere per lo stupore. Quindi, fattosi convinto, andò per la terza volta da un medico, da questa dottoressa, la quale gli rivelò un'anomalia, quindi lo mandò a farsi di controlli più approfonditi, elettrocardiogramma, ecodoppler, eccetera, e scoprirono che il marito, l'ex marito di Annie, aveva un grave problema alle coronarie, quindi fu sottoposto a operazione e gli fu salvata la vita. Se Billy non avesse insistito con la sorella, l'ex marito sarebbe morto. Come queste, di piccole e grandi prove, ne troverete nella storia completa sicuramente molte. Questo serve per chi non crede, per chi è scettico. Come faceva Annie a sapere queste cose se non diamo per scontato che il fratello morto si fosse messo in comunicazione con lei? Se qualcuno ha una risposta, me la scriva nei commenti sotto il video. Andiamo avanti e Billy chiede alla sorella di scrivere un libro, di raccontare questa sua storia, perché sarebbe stato un messaggio per moltissime persone. Lei subito vuole, non vuole, poi scrive il libro e alla fine, se non lo sapete, andate a vedere sul sito anniekegan.com. Allora vi dico www, ve lo metto qua sotto iscritto, anniekegan.com, tutto attaccato ovviamente, e il libro è diventato un successo internazionale. Il fratello subisce ancora una trasformazione, poi dice alla sorella che lui l'amerà per sempre, che lui cercherà di essere sempre vicino, ma che forse non riuscirà più a comunicare con lei, se non si vedrà forse più avanti, forse no. Ma come tutte le volte quando lui durante questo lungo periodo di tempo scompariva anche per qualche mese, Annie aveva ormai capito che le anime, una volta che sono nell'aldilà,
anche per motivi di ricettività, a volte non riuscivano a comunicare, ma anche proprio per motivi di opportunità, nel senso che si trovano in uno stato dove sono curiose di apprendere, di imparare, di adattarsi a questa vita diversa, per cui non hanno né il tempo né il modo di mettersi in contatto con magari i loro cari sulla terra. Un'altra cosa che si evince da questo racconto è che alcune persone hanno bisogno di un lungo tempo di adattamento, e questo può essere, alcune persone, una buona parte delle persone, questo può essere un altro dei motivi per cui non si mettono in contatto con i loro cari, proprio perché sono, tra virgolette, presi male, quindi ci vuole tempo nella camera di cura, ci vuole tempo perché si adattino, perché capiscono, vengono aiutati dagli esseri superiori, vengono aiutati dagli esseri di luce, vengono aiutati da altre persone come può essere proprio Billy Fingers, che avendo raggiunto un livello spirituale un attimino superiore possono cominciare ad aiutare anche gli altri. Bene, io spero di essere stato non troppo succinto, ma non potevo raccontarvi tutto il libro particolare per particolare, ma era importante capire questa NDE di una persona defunta e tornata in vita. Bene, per chi volesse saperne di più, io vi metterò il link del libro, vi metterò il link del sito di Annie, e così potrete leggere l'intero particolare. Cosa mi ha convinto di questo libro? Mi ha convinto perché, come nell'NDE, ci sono delle prove empiriche. Io dico sempre, non sono prove replicabili in laboratorio, ma se io comunico con un defunto che mi dice che guarda, dia alla vicina di casa che verrà a farsi vedere dal medico perché ha un tumore e lei non lo sa, e insisto finché lei va e scopre il tumore, è una prova empirica, perché io non posso sapere, non sono un taumaturgo, non sono un santo, non sono un preveggente, quindi se succede questo ritengo che sia una prova empirica. Oppure se mi dice la mia macchina, guarda che se tu vuoi trovare la mia macchina si trova, vi dico una cosa a caso, in Argentina presso quello sfasciacarrozze, così all'interno sotto il sedile incollato c'è una cassettina con le cose, vado in Argentina, vado e trovo questa cosa, è un'altra prova empirica. Ovviamente il luogo dove lei trova l'auto del fratello non è l'Argentina, però era per farvi un esempio eclatante. Quindi le prove ci sono. Il racconto ci dimostra, come vi dicevo in altre situazioni, che c'è un pericolo. Il pericolo è quello di... non è neanche un pericolo, perché c'è chi va proprio per fare quel tipo di esperienza, di rimanere lì, diciamo tra virgolette, congelato eternamente in questa esperienza, e chi invece no. È quello di lasciarsi andare alle correnti dell'universo e quindi diventare tutt'uno con l'universo, esperienziale con l'universo, e perdere buona parte della propria coscienza. Quindi quello che si diceva, annullarsi nell'universo. Ma questo non ci deve far paura, perché è una cosa che sceglieremo una volta che saremo nell'aldilà. L'altra cosa che ci dice è che ci sarà un'evoluzione. Questa cosa dell'evoluzione la incontreremo ancora in altre NDE, soprattutto quelle prolungate, dove la persona che ha l'esperienza NDE andrà molto oltre a quello che è l'autodeterminazione, l'autogiudizio, e quindi avrà un periodo, sebbene breve o lungo che sia, nell'aldilà. Ditemi qua nei commenti cosa ne pensate di questa storia, che idea voi vi siete fatti, e soprattutto se quello
che c'è all'interno di questa testimonianza in qualche modo, secondo voi, va a paragonarsi con l'esperienza di NDE di cui siete venuti a conoscenza fino adesso. Mi raccomando, solo il 20% di voi è iscritto al canale, iscrivetevi al canale perché serve, è molto importante, è gratuito, basta un clic e dimenticatevene. Quindi iscrivetevi al canale, mettete i like che sono altrettanto importanti. Se volete sentire tutta la mia storia, al di là di quella che c'è scritto nel libro, andate a iscrivervi, c'è il link qua in descrizione, al mio secondo canale, e al raggiungimento di 5.000 iscritti nel secondo canale vi racconterò una storia straordinaria. Saranno più video perché è molto lunga. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!